È incredibile, è un esercito di bambini che esce a mendicare, tutti dovranno tornare con la somma prestabilita dal Marabout e del cibo per la comunità. I talibè sono letteralmente ovunque in Senegal. La parola in lingua wolof significa studente, seguace e sono decine di migliaia nel paese. Bambini tra i 4 e i 16 anni che ogni giorno vengono costretti dal proprio maestro coranico, il Marabout, a elemosinare sfruttando il principio della zakat, l'elemosina islamica. Siamo a Guédiawaye, in una delle scuole coraniche nella periferia di Dakar, la capitale del Senegal. Per i bambini che vivono nelle Dara, come vengono chiamate queste scuole, la giornata inizia alle 5:30. Dopo la sveglia, 1 ora e mezza di preghiera e ripetizioni di versetti del Corano. Raramente si impara dell'altro. Nessuno dei bambini ha le più basilari nozioni scolastiche. Alle 7 è già l'ora di uscire per il primo giro di elemosina. waaw yar la maanaam tàggat xale bi ci wàllu mu toroxlu wàccee boppam mën a respecté mag mën a respecté nit mu nekk nit ku am yar ak teggin yàlla am tamit loolu dana koy def ci xale bi waaw. La zakat, l'elemosina islamica, è uno dei 5 pilastri dell'Islam e si stima che siano più di 50.000 i bambini che ogni giorno, in tutto il Senegal, vengono sfruttati basandosi sulla distorsione di questo principio. Il y a combien d'étudiants ici? Fii la ñu fanaan waaw. Mais ils sont beaucoup, est-ce qu'il y a l'espace ici? doyul exactement mais nag noonu lay ci kii parce que néeg yaa ngi ni xam nga néeg yi xoolal néeg yi ak ba ci gannaaw fële fee ci gannaaw am na néeg ak salle bi ci la ñuy fanaan daal. Questo è amianto. E anche là. Nel frattempo, i bambini iniziano a tornare dal loro giro mattutino di elemosina. Più che di una colletta volontaria, però, si tratta di un sistema incredibilmente organizzato. Tutto ciò che viene portato viene meticolosamente registrato da uno degli aiutanti del maestro e se non viene raggiunta la quota giornaliera, scattano le punizioni. Ci spostiamo a Saint-Louis, a 5 ore di distanza dalla capitale, nel nord del Senegal. Qui si stima vi siano più di 1000 scuole coraniche e un numero di talibè che, secondo alcuni report, arriverebbe fino a 15.000 nel solo territorio comunale. Ed è sempre qui che, secondo la stampa locale, si concentrerebbe un grande numero di violenze nelle Dara, con addirittura diverse morti di bambini nelle scuole. Suñu la doore te nangoo jàngal nga bañ a ñu door la da ngay génn daara bi nga daw parce que soo nangul jàngal dama lay dóor ñi doon daw ñibbi nañ am na kenn si actuellement ci ma la doon wax gisuma ko ba léegi laam. L'associazione locale Maison de la Gare si occupa di combattere questo fenomeno. Tra gli altri, offrono ai talibè servizi igienici, un'infermeria, la possibilità di lavare i propri vestiti, nonché corsi di lingua e sportivi. Ma soprattutto si occupano di monitorare la situazione delle scuole coraniche di Saint-Louis. Stanno parlando adesso all'interno con uno dei bambini che hanno trovato ieri sera. Stanno cercando di capire da quale Dara sia scappato, ma non è semplicissimo. Il y a plusieurs formes de violence. Il y a une violence faite dans le Dara et une violence faite dans la rue. Il y a eu des talibés, il y a juste moins d'un mois même, il y a eu 4 morts de talibés. 4.
Il y a 2 qui sont morts de tétanos et 2 autres qui sont morts de paludisme. On a reçu ici dans l'infirmerie beaucoup de cas d'enfants, mais des fois c'est assez horrible. La société elle-même participe. Donc c'est comme qui dirait que nous sommes tous responsables de ce phénomène. Il faut le combattre. Nous, ce que nous faisons, c'est d'essayer de combattre cela. Mais les marabouts, pour que les enfants soient vraiment dans cette tenue pour recevoir de l'argent. Ils ne sont pas pour que les enfants soient propres. Elagi è un operatore di Maison de la Gare. Ci uniamo a lui nel suo giro di monitoraggio di alcune DARA. Le DARA sono molto spesso dei veri e propri incubi igienico-sanitari. La scuola è sostanzialmente un grande cortile con una tettoia improvvisata, dove i bambini dormono e recitano il Corano. Il marabù è assente e lo studente anziano, che dovrebbe badare ai più piccoli, dorme in un angolo, sotto un lenzuolo. There are many, huh? Yeah, how many? More or less. I think more than 60, huh? More than 60. 60 bambini, alcuni piccolissimi, praticamente abbandonati a se stessi, in condizioni igieniche agghiaccianti. Hanno tutti la scabbia e ci sono anche un paio di casi di malaria probabilmente. Alcuni hanno infezioni estese su tutto il corpo. Elagi fa il possibile sul posto, ma non può portare via nessuno senza il permesso del marabù. Do the parents know what the conditions are? I don't know what. I don't know because many children is gonna come in the Guinea-Bissau, Gambia, Senegal. In here is Senegal. Yeah, but I don't know why the parents sending here in Senegal. The situation is so bad. The situation is not good. Ma è di notte che si può toccare con mano la miseria di questi bambini. A Saint-Louis, infatti, il numero di talibè che dormono per le strade è enorme, spesso fuggiti dalle violenze dei propri marabù e troppo spaventati per tornare dalle proprie famiglie. Ci uniamo a Boubacar, un assistente sociale, durante la sua ronda notturna alla ricerca di talibè fuggiti dalle Dara. Nei pressi del porto, sotto le reti dei pescatori, ne troviamo quasi 10 che dormono all'aperto. Man Boubacar laa noo tudd. Man Mohamed. Mohamed ñaata at nga am. Man jàpp ma sama at. Mais ñaata at nga war a am. Man jàpp ma sama at xaw ma ñaata at laa war a am. Yow lu tax ngeen nga bëggoon ñibbi nga nekk fii. damaa xam ne su ma demee ñibbi kon sama papa day wax. Day wax lan. Day wax lan foo nekkoon ak lan moo tax nga ñëw. Sa papa xamu ko sa yaay xamu ko buñ la bàyyee fii nga xeex wala ñu gaañ la wala nga dem si géej gi dee lan ngay wax. Dopo molti tentennamenti, Mohamed si lascia convincere ad essere portato al centro di accoglienza per minori. Ma è adesso che inizia il lavoro vero, rintracciare i suoi genitori a quasi 300 km di distanza. Anche il governo si è impegnato a combattere il fenomeno attraverso l'istituzione di un centro e di una commissione apposita a Dakar. Da un punto di vista legale, la legge senegalese proibisce lo sfruttamento delle elemosina dei minori, ma è lo stesso Ministero dell'Infanzia ad ammettere che la legge praticamente non viene mai fatta rispettare. Avec la loi 2005, cette loi permet de protéger l'enfant, c'est-à-dire tout marabout qui maltraite
l'enfant, cette loi vous est appliquée. Mais, entre parenthèses, est-ce que réellement, il faut le reconnaître, nous avons des familles maraboutiques qui sont très influentes ici au Sénégal. Dara en tant que tel, il doit avoir des critères de Dara. Mais vous savez, moi je viens ici avec un nombre d'enfants, je trouve une maison inoccupée ou bien inachevée, je me déclare maître coranique. C'est comme ça. Non tutte le scuole coraniche però sono teatro di violenza e sfruttamento di minori. Siamo di nuovo a Ghiagiawai e questa è una di quelle che vengono chiamate Dara moderne. Qui gli studenti, maschi e femmine, non mendicano né vivono al suo interno. E in effetti sembra una vera e propria scuola religiosa, con tanto di lezioni alla lavagna e studenti in uniforme. I soldi per mantenerla provengono dalle donazioni delle famiglie dei bambini o dal quartiere. waaye ñaari at yi yalwaan lañu ndax yalwaan bi dafa am ñoo xam ne dañ ci rax ñoo xamante ne duñu sëriñ daara dégg nga ñoo xamante ne dañuy yore seen groupe te ay wuyu lañu ñuy yebal xale yi ñuy dem ci mbedd yi mais am na ñoo xam ne dañuy jàng yeneen waxtu yëpp dañuy fi nekk te am na ñoo xam ne dëkkuñu sax Sénégal lu ci gën a bëri boo leen gisee ñoom tout le temps ñu ngi ci mbedd mi di yalwaan mais fi mu ne boo demoon ne ñu ngi yalwaan. Sortir du système comme ça. La loi est ratifiée, c'est pas appliqué. Absolument rien n'est appliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui entre au Sénégal pour l'aide sociale. Et toute cette aide-là ne va pas venir quand le reflet du Sénégal est vu de notre œil. Donc si chacun regardait les enfants talibés comme leurs propres enfants, ils ne seraient pas dans la rue.